Ragazzi, buongiorno. Buongiorno. Attenta Rita, È mezzogiorno Di fuoco. e dobbiamo lasciare la camera dopo 4 notti. Qua siamo stati per 4 notti. Adesso dobbiamo rendere lo scooter, rendere la chiave della camera, andare a pranzo e poi dirigerci all'aeroporto. L'aeroporto di quest'isola di Palawan, c'è un aeroporto a Puerto Princesa dove siamo noi. Voliamo per 1 ora e 30 all'interno, ancora più all'interno, sempre più a est, all'interno delle isole filippine, e sbarchiamo a Cebu. È un'altra gigantesca isola, poi da lì prenderemo un altro aereo per raggiungere uno dei posti più belli e più rinomati, più famosi di tutte le Filippine, e poi finirà il viaggio. Ve lo vogliamo far vedere, siamo qua, credo. Grandi anticipazioni. Sì, credo che non tornerò mai più qui, quindi ve lo voglio far vedere e lo voglio vedere anch'io. Le spiagge bianche di Boracay, le famose spiagge stupende delle Filippine. Vabbè, adesso andiamo ragazzi. Ok, goodbye, goodbye, thank you. Thank you, grazie. Goodbye. Hello. Ho restituito lo scooter, Rita è dovuta rimanere in questo tuk-tuk perché in questa strada non possono passare, non so perché, forse è una strada principale della città. Infatti adesso per portarci all'aeroporto dobbiamo fare un giro immenso. Comunque ci porta lui per 200 pesos. Pressati come 2 sardine ragazzi. Fatemi in cazzo. Oh, onda! Aspetta, prendi questo. Attenzione. Occhio che questo appoggialo qui. Il tuk tuk ci ha lasciato in questo self-service. Ho ordinato. Dentro c'è un bel... ci sono tanti piatti, molte verdure, poca carne. Forse l'hanno finita, però Rita sarà contenta. Adesso ci portano loro i 2 vassoi con i vari riso, verdure. Ho preso zucca, vabbè, adesso ve lo faccio vedere. E poi appena finiamo di pranzare di fronte c'è l'aeroporto. Praticamente ordini, paghi e poi te lo portano loro. Questo ragazzi è il nostro pranzo. Vedete, ho scelto tutte queste cosette e queste le ho fatte aggiungere, se no sarebbe stato solo questo. Comunque 300 in 2 e 500 sono 7 euro. Abbiamo speso 1 euro a testa. no 4 euro 4 euro per questo pranzo. Va bene, buon appetito. Vabbè, buon appetito, sì, no, 3 euro. Dopo il pranzo, nonostante sia molto presto, iniziamo a entrare nell'aeroporto. Non abbiamo altra scelta. È presto, ma possiamo già imbarcare i bagagli. Check-in effettuato, ci hanno dato le carte d'imbarco, anche se le avevamo fatto online, però dovevamo lasciare i bagagli, quindi proseguiamo. Controlli superati, siamo al gate 3. Adesso dobbiamo solo aspettare che apra e imbarcarci. Sono le 4, manca ancora molto, ma nel frattempo ci siamo visti 3 puntate di una serie TV fighissima. Adesso è arrivato forse il nostro aereo, Philippine Airlines. Ci siamo ragazzi, ci si imbarca una nuova isola dove la capitale di quest'isola, la chiamiamo così, come si chiamano? Vabbè, la città principale di quest'isola prende anche, poi dà anche il nome all'isola stessa, si chiama Cebu o Cebu. Partenza alle 5, Philippine Airlines, compagnia di bandiera, vediamo se sono precisi, sono le 4:25. Non dirmi che dovremmo stare mezz'ora qua. Si decolla 1 ora e 25 di volo. Anche
un viaggio di un'ora ci stanno portando degli stuzzichini e un tè caldo. Vi ricordate ragazzi quando vi facciamo gli scherzi? E dove siamo? E dove siamo sbarcati? Siamo sempre alle Filippine, ve l'abbiamo detto. Cambiato isola e basta. Adesso andiamo a ritirare i bagagli. Bagagli ripresi, si esce dall'aeroporto. Tuk tuk, 7 minuti e dovremo essere a casa. Siamo usciti dall'aeroporto a piedi, senza taxi e senza nulla, perché nell'aeroporto iniziano a sparare prezzi assurdi. Sono sicuro che se fermi un taxi già qua fuori costa la metà. E comunque siamo talmente vicini a casa che ci arriveremo anche a piedi. Sembra di essere in un altro paese, perché non ci sono più tuk tuk, non ci sono più le baracche o capanne, ci sono solo case. Sembra una città normalissima europea, anche bella forse. Siamo per fortuna con un ragazzo che ci sta aiutando perché non riusciamo a trovare la stanza, perché è una casa, quindi non è un hotel, non c'è una reception. Il tizio non mi ha risposto, io gli ho messo anche gli orari su Booking. Abbiamo trovato la camera ma non abbiamo le coordinate per poter entrare. Gli ho scritto, non mi ha mai risposto, ho pagato, adesso vediamo come risolvere. 407, non 409. 407 ho detto. Perché c'è un foglietto. A un certo punto hanno aperto la porta dove dovevamo entrare noi e c'è già un ragazzo dentro, che adesso dobbiamo capire com'è andata la questione, se è rimasto in più e doveva andare via, non se n'è accorto, oppure hanno sbagliato da Booking o ha sbagliato il proprietario. Adesso vediamo, non lo so, so solo che dentro casa nostra c'è un ragazzo. E adesso la camera quindi è sporca, i letti sporchi. Io non la voglio, si può chiedere un rimborso a Booking, ce ne andiamo nell'hotel qua vicino. Adesso vediamo. Siamo riusciti ragazzi a prendere possesso di una camera, c'è stato un errore su Booking e hanno dato una camera che era già prenotata e quindi ci hanno cambiato e ci hanno portato in questa, che è bellissima. Carina, guardate sì. Che bella camera. Carina. Che bella camera, che bella casa. Abbiamo una bellissima camera da letto, abbiamo un bellissimo bagno con la vasca. Guardate. Abbiamo un soggiorno addirittura e si può chiudere anche la porta. E abbiamo un frigo enorme, abbiamo piatti, bicchieri, abbiamo un forno a microonde, una cucina, non so se poi ci saranno anche padelle, penso di sì perché è un appartamento. Che ne dite? Bella, vero Ri? Sì, è carina. È stato parecchio stressante perché abbiamo perso più di un'ora, però hanno risolto la situazione, quindi siamo tranquilli. Sì, un'ora spaccata tra contattare il proprietario, farci portare in un'altra camera, vabbè. Adesso siamo tranquilli. E siccome i casini non vengono mai da soli nella vita, minimo sempre uno dietro l'altro, mi è arrivato adesso un messaggio nel telefonino del ragazzo italiano di Christian, dove ho noleggiato la moto. Aveva voluto la carta d'identità, si è dimenticato di rendermela, io mi sono dimenticato di chiedergliela e ho lasciato la carta d'identità
nell'altra isola, Palawan. Adesso siamo a Cebu, in un'altra isola. Adesso cerchiamo di capire come si può risolvere la cosa, se può spedirla. Io rimarrò qualche giorno in quest'isola, gli do l'indirizzo o lo faccio parlare direttamente con la proprietaria di questa casa, tanto la moglie è filippina, quindi possono comunicare perfettamente. E dobbiamo sperare che in qualche giorno mi arrivi la carta d'identità qui. Adesso vediamo come risolvere la cosa. Per oggi comunque spero che vada bene così, perché un'ora per prendere la casa, stress, ho dovuto contattare Booking, un sacco di casini e di menate. E adesso quest'altra notizia, va bene? Adesso andiamo a cena. Questo è un ristorante che abbiamo sotto l'hotel, per fortuna, proprio un passo a destra appena esci. E addirittura ci sono anche le pizze. C'è buio, ma le pizze sono arrivate, ce le mangiamo e ci beviamo anche una birretta. Salute a tutti. Buongiorno a tutti ragazzi, sono le 8 del mattino, Rita è rimasta in camera, sta dormendo, non l'ho voluta svegliare. Ieri è stata una giornata impegnativa, quando ci spostiamo è sempre così, quando prendi aerei, file, stai tutto il giorno in giro. Il bello di questa casa è che sotto c'è questo ristorantino dove abbiamo mangiato la pizza e oggi faccio anche colazione. Ci sono tanti tipi di colazioni diverse, vedete, dalla English breakfast, la classica con pancetta, pane, uova e altri tipi di colazioni. Eppure questo discorso della carta d'identità è una cosa che mi dispiace per due motivi. Il primo perché l'ho appena fatta, ha 2 mesi quella carta d'identità, pensate che avevo ancora quella cartacea, quindi è nuova fiammante. E secondo perché è una lezione che ho avuto già dal viaggio precedente in Thailandia. È bene lasciare una caparra e non un documento, tanto la caparra l'accettano comunque, se gli lasci un bel po' di soldi li accettano comunque, e i documenti tenermeli sempre io, perché può succedere di lasciarlo, di dimenticarsi, e infatti è successo stavolta. È arrivata la mia colazione, 2 fette di pane tostato, 2 uova, una salsiccia e 2 fetti di cetriolo. E il burro per essere spalmato sulle fette, e anche un tè nero. Mi ha appena scritto il Cristian, il ragazzo della moto, vedete, è un problema. Ha detto è andato a informarsi e ci vogliono minimo 5 giorni, quindi questa carta, gli ho detto la mia idea è il prossimo italiano che viene a noleggiare una moto gliela danno e quando tornano in Italia me la spediscono a casa. Ovviamente pago tutto il disturbo e le spese, potrebbe essere questa una soluzione. Comunque ottima colazione, almeno questa. Vediamo se Rita si è svegliata e nel frattempo che si preparava a fare colazione mi metto a lavorare. Buongiorno anche a Rita, finalmente siamo pronti per uscire. La ragazza ci sta portando la moto qua sotto, così possiamo esplorare Cebu. Sono le 11:15, abbiamo fatto di tutto, ho lavorato un paio di ore e adesso usciamo. Anche questo devi prendere Rita. Io prendo la carta e ci sta aspettando giù. Ragazzi, vedete che sono dovuto salire a prendere le scarpe chiuse perché qui a Cebu, se la polizia ti vede in moto con le ciabatte ti multa, ti mette anche 1000 pesos di multa e sono oltre 15 euro e potrebbero mettertela tanti poliziotti tutto il giorno, quindi diventerebbe una spesa assurda. Quindi mi metto le scarpe chiuse, ogni volta che scendo a passeggiare mi rimetto le ciabatte che porto sotto la sella. Giusto. Non l'avevamo mai sentito in tutto il mondo, mai, ma neanche nelle altre isole filippine o a Manila, nella capitale. La ragazza che ce l'ha noleggiata ha detto che qui sono severissimi e in ogni angolo, sì, la polizia. Severissimi su questo aspetto. In ogni angolo. Questa è la nuova moto scooter. e andiamo in giro. E finalmente alla scoperta di Cebu. Andiamo a visitare subito la Croce di Magellano. Cos'è Rita? Dicelo! Allora, è la croce che segnò l'inizio del cristianesimo nelle Filippine. Siamo nuovamente in una metropoli e c'è un traffico spaventoso. Devo dirvi poi quanto
Quanti abitanti fa Cebu? Guardate che casino che c'è dappertutto. Siccome c'è un delirio in questo posto, bisogna mettersi il punto preciso dove sia la moto e anche fotografare la moto, perché chi se lo ricorda qual è la tua? Quindi devo farlo immediatamente. La nostra è questo Yamaha con 2 caschi con questa scritta verde. Adesso gli faccio una foto perché ce n'è migliaia di scooter. Dopo aver fatto le foto allo scooter, alla targa e aver messo un punto su Maps, possiamo andare in giro perché la città è gigantesca. Se faccio 4 vie, 4 piazze, poi qui non torno mai più. Adesso andiamo a fare un giro e cercare la Croce di Magellano. Siamo capitati in un periodo di festa, ragazzi. Una messa in piazza con i vari schermi e c'è tantissima gente, tantissimi fedeli. Qui a fianco a noi vedete che c'è una transenna e sicuramente entri, vai in chiesa e non ti fanno entrare con i pantaloncini corti, ma la Croce di Magellano è qua dentro e adesso la vediamo. We pray that we may advance in wisdom and grow daily through Christ our Lord. Piantata da Ferdinando Magellano nel 1521 durante le sue escursioni qua nel Pacifico, simbolo e meta di tantissimi turisti che vengono a visitare. Una messa in filodiffusione in tutta la città, o comunque in questa parte della città enorme, pieno di gente che passeggia e tanti che invece sono fermi e ascoltano la messa. Amen. Go in peace and practice your faith, mindful that a good Christian. Senza neanche volerlo, la prima attrazione, cioè la Croce di Magellano, l'abbiamo visitata, ci siamo stati e siamo stati anche in mezzo a questa messa aperta, come si può dire, non è una messa dentro una chiesa, ma è una messa in un intero quartiere, ragazzi. Guardate quanta gente c'è in giro. Adesso invece andiamo a vedere un forte, un vecchio forte, si chiama Forte di San Pedro. Contando i centri urbani che ci sono intorno a questa città, fa 5,1 milioni di abitanti, ragazzi. Sono città pazzesche, di una grandezza e di una densità assurda, per quello che ci si perde. Siamo di fronte all'ingresso del forte, è il Fuerte de San Pedro, 1565, fondato da Miguel López de Legazpi, conquistatore spagnolo. Nato inizialmente come forte in legno per difendersi da pirati musulmani e attacchi locali, considerato il più antico forte spagnolo delle Filippine. Nel 1738 venne ricostruito in pietra, assumendo la forma attuale. Andiamo a visitarlo, ragazzi. Guardate le fotografie o comunque un disegno, credo, del vecchio forte in legno che vi ho appena detto. Ferdinando Magellano il Conquistador. E invece lui è Miguel López de Legazpi. Questo è il fondatore del forte. Per soli 60 pesos siamo dentro la storia, dentro il forte costruito da López. E Rita è alle prese col suo borsellino che non si chiude più, perché le troppe monete lo sfondano. Sì, rompono la cerniera e non si chiude. Esatto. 32 gradi col sole, ragazzi, è insopportabile. Si passeggia e si suda. Tutti infatti hanno l'ombrello per il sole. Noi no. E ci squagliamo. Questa era la casa del tenente, ma è chiusa. Peccato.
Ovviamente era il primo avamposto, qui c'è il porto, quindi era proprio messo in una posizione strategica, gli attacchi, le barche, le navi arrivavano da lì. Adesso vogliamo raggiungere un tempio taoista a 5,7 km, ci vogliono 20 minuti, quindi dobbiamo ritrovare lo scooter, impresa, sarà un'impresa, lasciare il forte e raggiungere questo tempio. Sembra veramente un forte come quelli di Zorro, di Garcia, uguale. Viva Mexico! Viva Mexico! Hasta luego. videoca! Lungo la strada abbiamo trovato un museo, entriamo. Forse è la storia delle Filippine, adesso capiamo di cosa si tratta. Purtroppo ragazzi nel museo era proibito filmare, ho fatto una ripresa giusto per farvi vedere qualcosa, che eravamo dentro, ma era piccolissimo, 4 stanze, c'era la storia delle loro imbarcazioni, anche barche intese come barche da pesca o da piccoli trasporti e niente, e siamo usciti subito. Poi c'è parecchia gente in situazioni precarie, che vivono in situazioni di povertà assoluta in strada, dormono in strada, i bambini coricati per le strade. La moto l'abbiamo ritrovata. Via. Di nuovo le scarpe ragazzi, oggi tutto il giorno metti e togli. Abbiamo dovuto dare il passaporto, loro ci hanno dato un numero e siamo entrati in questa zona custodita, dai, va bene questo termine. E il tempio è qua davanti a noi, poi quando andiamo via ci rendono il passaporto. Visitiamo il primo tempio taoista della nostra vita, probabilmente, non ricordo di averne mai visitato altri. Rita, concordi? Sì, credo sia il primo. Mai visitato. Il primo in assoluto. Da qui vediamo anche Cebu dall'alto. Che caotica, che traffico. Dopo il tempio taoista sono le 2:10, ci dobbiamo cercare un ristorante. Rimetti le scarpe e rimetti le scarpe. Al gabbiotto ho ripreso il passaporto e andiamo a pranzo, anche perché carta d'identità finita, mi resta il passaporto e la patente, non ho altro. Questa è la parte più evoluta della città, la parte più moderna, con palazzoni, bei palazzi, centri commerciali, banche dappertutto. Ma noi non abbiamo ancora trovato un ristorante. Siamo nella casa del pollo e quindi abbiamo ordinato pollo arrosto per Rita, io un barbecue lo stesso di pollo e una melanzana arrosto. Coscia di pollo arrosto e melanzana impanata e condita con formaggio e forse pomodorini. Oggi abbiamo pranzato tardissimo, abbiamo finito e sono le 4 e voglia di rientrare a casa non ne abbiamo e non vogliamo fare ancora un giro e vi portiamo a vedere una spiaggia che c'è a sud di Lapu-Lapu, è l'isolotto che c'è dove abbiamo la casa noi.
vi ho portato a vedere la statua di Lapu-Lapu, il capo guerriero filippino dell'isola di Mactan, qua a sud. Che aveva incontrato Magellano. Che aveva incontrato, no, sconfitto forse. No, l'aveva incontrato È ricordato come il primo eroe nazionale delle Filippine. E cosa rappresenta? Resistenza contro la colonizzazione spagnola, difesa dell'indipendenza e della cultura locale, simbolo di orgoglio e libertà filippina. Il suo vero nome non è certo, potrebbe essere un titolo. A Mactan c'è una grande statua di Lapu-Lapu. Magellano arriva a Cebu nel 1521. Durante la sua spedizione intorno al mondo, stringe un'alleanza con il Raja Humabon, battezza molti abitanti, fa piantare una croce di legno per celebrare l'arrivo del cristianesimo. Questa è l'attuale croce di Magellano che abbiamo visto prima. È qui che entra in scena Lapu-Lapu. Sull'isola vicina di Mactan il capo Lapu-Lapu rifiuta di sottomettersi agli spagnoli, non accetta né l'autorità né del re di Spagna né la conversione forzata. Magellano decide quindi di punirlo per dimostrare il proprio potere. Il 27 aprile del 1521 gli spagnoli sbarcano a Mactan. Lapu-Lapu e i suoi guerrieri li affrontano. Magellano viene ucciso. È la prima grande sconfitta europea nelle Filippine. Queste sculture che abbiamo già visto parecchie volte nelle Filippine sono stupende. Ma guardate cosa riescono a fare con legno, con pezzi di legno. Perché? Guai! Cosa vuoi? Eh? Money, sempre money volete, eh? Money per tutti! Sempre money. Aspetta, Guardate come tirano forte. No, vabbè. Sei di sera, siamo di nuovo a casa. Adesso facciamo i biglietti di un aereo per raggiungere una destinazione a cui tengo molto e tengo anche a voi a farvela vedere. all'inizio del viaggio. Eh sì, ci siamo quasi. Era la sua destinazione ideale. Sì. Beh, le spiagge più belle forse delle Filippine.